Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Duotens SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ultimo aggiornamento. 1 settembre 2021. Cos'ha Duotens? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Duotens durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Duotens? Duotens ha un farmaco a base del principio attivo ramipril-amlodipina, appartenente alla categoria degli antipertensivi e nello specifico ACE inibitori e calcioantagonisti. È commercializzato in Italia dall'azienda SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Duotens può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Duotens 10 mg/10 mg 30 capsule rigide. Duotens 10 mg/5 mg 30 capsule rigide. Duotens 5 mg/10 mg 30 capsule rigide. Duotens 5 mg/5 mg 30 capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SpA Società Prodotti Antibiotici SpA. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: ramipril-amlodipina. Gruppo terapeutico: antipertensivi. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni: trattamento dell'ipertensione negli adulti. Duotens è indicato come terapia sostitutiva in pazienti con pressione arteriosa adeguatamente controllata con ramipril-amlodipina somministrati simultaneamente al medesimo dosaggio della combinazione. Posologia. Duotens non deve essere utilizzato come trattamento iniziale dell'ipertensione. I dosaggi di ogni componente devono essere adattati su base individuale secondo il profilo del paziente ed il controllo della pressione arteriosa. Se è necessaria una correzione della dose, questa dovrà essere determinata utilizzando prima i singoli componenti ramipril-amlodipina e solo una volta stabilizzata, la terapia potrà essere sostituita con Duotens. La dose raccomandata di una capsula al giorno. La dose massima giornaliera di una capsula 10 mg/10 mg. Popolazioni speciali. Danno renale. Al fine di trovare la dose ottimale iniziale e la dose di mantenimento nei pazienti con danno renale, la dose per il paziente deve essere regolata su base individuale con titolazioni distinte delle dosi dei singoli componenti ramipril e amlodipina. Ramipril è leggermente dializzabile. Il prodotto deve essere somministrato qualche ora dopo l'effettuazione della emodialisi. L'amlodipina non è dializzabile. Amlodipina deve essere somministrata con particolare cautela ai pazienti sottoposti a dialisi. Durante il trattamento con Duotens è necessario monitorare la funzione renale e i livelli di potassio sierico. Nel caso di deterioramento della funzione renale, la somministrazione di Duotens deve essere interrotta e sostituita dalla somministrazione dei suoi singoli componenti, in dosi adeguatamente adattate. Compromissione epatica. La dose massima giornaliera di 2,5 mg di ramipril. Anziani. Nei soggetti anziani sono raccomandate dosi iniziali più basse e l'aumento del dosaggio deve avvenire con cautela. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Duotens nei bambini non sono state stabilite. I dati attualmente disponibili sono riportati nelle sezioni 4, 8, 5, 1 e 5, 3, ma non può essere riportata alcuna raccomandazione riguardante la posologia. Modo di somministrazione. Duotens può essere assunto indipendentemente dai pasti dal momento che il cibo non ha effetto sull'assorbimento di ramipril e amlodipina. Si raccomanda che Duotens venga assunto sempre alla stessa ora del giorno. Controindicazioni. Ipersensibilità verso ramipril, amlodipina e altri ACE inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, derivati di idropiridinici o A1 qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Informazioni su ramipril. L'uso concomitante di Duotens con medicinali contenenti alischirena controindicato nei pazienti affetti da diabete mellito o con danno renale. Velocità di filtrazione glomerulare GFR 60 ml/min/1,73 m2. Vedere paragrafi 4, 5 e 5.1. Uso concomitante con terapia a base di sacubitril/valsartan. Duotens non deve essere iniziato prima che siano trascorse almeno 36 ore dall'ultima dose di sacubitril/valsartan, vedere anche paragrafi 4 e 4.5.
Storia di angioedema, ereditario, idiopatico o angioedema precedente con ACE inibitori o antagonisti dei recettori dell'angiotensina I. Trattamenti extracorporei che portano il sangue a contatto con superfici caricate negativamente, vedere paragrafo 4-5. Importante stenosi bilaterale dell'arteria renale o stenosi unilaterale in pazienti con un solo rene funzionante. Secondo e terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafi 4 e 4-6. Stati ipotensivi o emodinamicamente instabili. Informazioni su amlodipina, ipotensione grave. Shock, incluso shock cardiogeno. Ostruzione al tratto di efflusso del ventricolo sinistro, ad esempio, stenosi aortica di grado elevato. Insufficienza cardiaca emodinamicamente instabile dopo infarto acuto del miocardio. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Si raccomanda cautela nell'uso di Duotens in pazienti trattati contemporaneamente con diuretici, poiché a copyright in questi pazienti potrebbe verificarsi deplezione di fluidi o sali. Devono essere monitorati la funzionalità renale e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Informazioni su Ramipril. Associazioni controindicate. Medicinali che aumentano il rischio di angioedema. L'uso concomitante di ACE inibitori e sacubitril/valsartana controindicato poiché a copyright. Aumenta il rischio di angioedema. Vedere paragrafi 4-3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Duotens insieme ad altri farmaci come Eurosartisa Euro, Eurosrifadina Euro, Eurosrifatera Euro, Eurosrifina Euro, Eurosrifocina Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Duotens durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Duotens durante la gravidanza e l'allattamento? Effetti dei singoli componenti di questa associazione su gravidanza e allattamento. Duotens non ha raccomandato durante il primo trimestre di gravidanza ed ha controindicato durante il secondo e terzo trimestre, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Duotens altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare veicoli o di usare macchinari. Alcuni effetti indesiderati, per esempio, sintomi di un calo pressorio quali capogiri, cefalea, affaticamento, possono interferire con la capacità di concentrazione e di reazione del paziente e pertanto possono compromettere la capacità del paziente di concentrarsi e reagire e, quindi, possono rappresentare un rischio in situazioni in cui tali capacità sono particolarmente importanti, per esempio, guida di veicoli o uso di macchinari. Ciò può accadere soprattutto all'inizio del trattamento o quando si sta passando a Duotens da altri medicinali. Si raccomanda cautela soprattutto all'inizio del trattamento. Effetti indesiderati. Il profilo di sicurezza di Ramipril include tosse secca persistente e reazioni dovute a ipotensione. Reazioni avverse gravi includono ictus, infarto del miocardio, angioedema, iperpotassiemia, danno renale o epatico, pancreatite, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Informazioni su Ramipril. I sintomi associati al sovradosaggio da ACE inibitori possono includere vasodilatazione periferica eccessiva, con marcata ipotensione, shock, bradicardia, alterazione dell'equilibrio elettrolitico e insufficienza renale. I pazienti devono essere strettamente monitorati e il trattamento deve essere sintomatico e di supporto. Le misure suggerite includono disintossicazione primaria, lavanda gastrica, somministrazione di agenti assorbenti e misure per ripristinare la stabilità emodinamica, inclusa la somministrazione di agonisti alfa-1 adrenergici o la somministrazione di angiotensina I, angiotensinamide. Ramiprilato, il metabolita attivo di Ramipril, ha scarsamente rimosso dalla circolazione generale attraverso l'emodialisi. Informazioni su amlodipina. L'esperienza di casi di sovradosaggio intenzionale nell'uomo ha limitata. Sintomi. I dati disponibili suggeriscono che un forte sovradosaggio può provocare eccessiva vasodilatazione periferica e una possibile tachicardia riflessa. È stata osservata ipotensione sistemica marcata e probabilmente prolungata, fino allo shock ed esiti fatali. Trattamento. L'ipotensione clinicamente significativa dovuta a sovradosaggio da amlodipina richiede un supporto cardiovascolare attivo, incluso il frequente monitoraggio della funzionalità cardiaca e respiratoria, il sollevamento delle estremità e un'attenzione al volume dei fluidi circolanti e alla produzione di urine. Per il ripristino del tono vascolare e della pressione arteriosa può essere di aiuto un vasocostrittore, a patto che non vi siano controindicazioni per il suo impiego.
La somministrazione per via venosa di calciogluconato può rivelarsi utile per annullare gli effetti del blocco dei canali del calcio. In alcuni casi può essere utile eseguire la lavanda gastrica. In volontari sani è stato evidenziato che la somministrazione di carbone vegetale fino a 2 ore dopo l'assunzione di 10 mg di amlodipina riduce l'assorbimento di amlodipina. Dal momento che l'amlodipina si lega fortemente alle proteine plasmatiche, è verosimile che la dialisi non apporti beneficio. Proprietà farmacodinamiche. Gruppo farmacoterapeutico. Inibitori dell'enzima di conversione dell'angiotensina, ACE inibitori, e bloccanti dei canali del calcio. Codice ATC. C09BB07 Ramipril. Meccanismo d'azione. Ramiprilato, metabolita attivo di ramipril, inibisce l'enzima di peptidilcarbossipeptidasi. Proprietà farmacocinetiche. Ramipril. Assorbimento. A seguito della somministrazione orale, ramipril è rapidamente assorbito dal tratto gastrointestinale. Il picco della concentrazione plasmatica di ramipril è raggiunto entro 1 ora. Sulla base della quantità, dati preclinici di sicurezza, informazioni su ramipril. La somministrazione orale di ramipril si è rivelata priva di tossicità acuta nei roditori e nei cani. Sono stati condotti studi riguardanti la somministrazione orale cronica in elenco degli eccipienti, contenuto della capsula: cellulosa, microcristallina, calciofosfato di basico anidro, amido di mais, pregelatinizzato, sodio amido glicolato, tipo A, sodio stearilfumarato. Involucro della capsula: 2,5 mg/5 mg, 5 mg/5 mg. 10. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di duotensa base di ramipril più amlodipina sono: Bizarre, Icomb, Ramipril e amlodipina DOC generici, Ramipril e amlodipina EG, Ramipril e amlodipina Corca. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile. Iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.